Legacy ha un passo più lungo di quello dell'impresa ed anche la seduta di guida è più da berlina accomodante piuttosto che da sportiva di razza. Progettata non esclusivamente per stature nella media giapponese, ti fa sentire comunque sicuro tuttora di andare forte e veloce perché è un'auto ancora attuale. Le varianti turbo come questa hanno comunque una seduta più anatomica, la RS è più della GT e l'unica pecca è che il volante non è regolabile in profondità. Tuttavia è un'automobile molto semplice da guidare ed è allo stesso tempo una vettura capace di poter portare al limite anche un pilota più estremo. E poi questo cruscotto così pulito e funzionale che favorisce una lettura rapidissima ed efficiente delle informazioni di bordo, la qualità dell'assemblaggio delle plastiche, le 2 bocchette da reazione per il lato passeggero, tutti i dettagli insomma che fanno comprendere da subito che tipo di automobile sia Legacy. La solidità del corpo vettura non devo dimostrarvela solo io, perché già Colin McRae fece 2 capriole, forse qualcuna in più, e dopo che l'auto si riassestò Legacy era ancora pronta ad urlare. 1992, Finlandia, Rally dei Mille Laghi, e poi seguirono tutte le conquiste nei rack, nei rally inglesi e nei rally irlandesi, e spiccò anche il giovane Richard Burns assieme a McRae. La Legacy ottenne poi vari ed altri successi nei rally di tutto il mondo, tra cui la vittoria al Rally di Thailandia del 1993, con quell'altro veterano Subaru, già ai tempi della Subaru Leone, l'australiano Possum Burn, che vinse questo rally asiatico con la Legacy del Team 555, in giapponese Go Go Go. Se l'impresa vuole porsi dopo di lei come una più agile berlinetta sportiva, Legacy rimane un'automobile favolosa per lunghe percorrenze, capace di viaggiare a velocità di crociera molto elevate, con una modularità che tutt'oggi è sorprendente, ma che divora in egual modo anche un percorso tecnico, meglio se scivoloso. Guardandola dall'esterno trovo ancora chi dice ma è una berlina, ma tocca sotto, e invece ha una luce da terra che consente di attraversare dei percorsi attraversabili altrimenti solo con delle vetture fuoristrada. Il suo unico punto debole nella guida molto veloce può essere l'impianto frenante. Nonostante i 4 freni a disco sulle ruote, tutti e 4 autoventilati, però ricordiamoci che abbiamo comunque il già avveniristico all'epoca ABS di serie sulle varianti turbo, e se quest'ultimo interviene teoricamente si dovrebbe comunque mantenere il controllo dello sterzo. Subaru è stata tra i primi costruttori ad impegnarsi da subito per la sicurezza passiva ed attiva, e anche questo va riconosciuto. Lo 0-100 è coperto in circa 6 secondi e mezzo, l'RS qualcosina in meno. Non proprio eccessivamente, certo, ma Legacy non doveva essere una divoratrice istantanea dell'asfalto, o meglio, non doveva essere un'auto capace di mordere l'asfalto con una certa rabbia, e nessuna Subaru mai lo è stata, perché in realtà la caratteristica principale di questo motore è l'avere appunto una modularità, un range d'utilizzo della coppia motrice che è pressoché infinita. E che nonostante mantenga un valore di picco della coppia motrice non del tutto elevato, mantiene invece un buon valore di coppia fino a quando non arriva a sviluppare quei suoi 200 cavalli. A 6.000 giri. Dunque il suo pregio è il modo in cui modula le prestazioni mettendole al servizio del pilota.
ma in ogni soprattutto situazione.